Tra recensori di giornalismo videoludico e la player base, Elden Ring Night Rain ha avuto un lancio che dire divisivo sarebbe eufemistico. Ehi, sono Tiranno Matto, oggi dritto al sodo nel nuovo episodio della rubrica Parliamo di. Questo format è atto ad avere un discorso alla buona, senza stare a fare analisi più nel dettaglio, pre-recensioni, recensioni, no. Sono delle impressioni che voglio condividere con voi, principalmente sullo stato di Elden Ring Night Rain in questo caso. E voglio parlarne così, come se fossimo al bar a berci uno sprizzino, a berci un caffè. Insomma, tra amici, serenamente, senza sembrare cattedratico, giornalistico che so io. Le recensioni dal panorama anglofono a quello italico sono state completamente una all'opposto dell'altra. Chi una super critica, chi un super plauso. Una roba pazzesca, tant'è che per i primi 2 giorni su Steam l'opinione era mixed, una cosa incredibile per un titolo From Software. Mi sono sentito a casa perché, badate, lo dico giusto per non passare per il cavaliere bianco paladino delle megacorporazioni di ogni industria, nello specifico videoludica. Io Elden Ring l'ho recensito negativamente, sono stato probabilmente uno dei primi su Steam a fare una recensione negativa, e solo con il tempo, dopo tante patch, dopo che hanno reintegrato quest buggate, elementi mezzi tagliati e cose del genere, mi sono un po' ricreduto, senza mai cambiarla quella dannatissima recensione su Steam, perché io ho uno schermo, anzi 2 ultra wide, e From Software si rifiuta categoricamente di mettere il supporto all'ultra wide 21 noni in su. Quindi io anche questa volta ero sul piede di guerra, non ero per nulla propenso a dire Night Rain sarà un bel gioco, non vedo l'ora. A riprova di questo, nel mio video news su tutti i giochi in uscita a maggio, io mettevo le mani avanti che non l'avrei mai voluto giocare. Poi le cose sono andate in un certo modo, ce l'ho avuto a gratis e quindi l'ho provato. Provandolo mi sono un po' ricreduto, e in realtà non sono stato l'unico, perché al momento su Steam le recensioni sono per lo più positive, e va detto che il game loop, per quanto completamente anomalo e non del tutto alieno, distante sì ma non alieno, non capisco chi lo ritenga così, però vabbè, io ritengo che funzioni. È molto zoom zoom zoom. Se amate gli action RPG, i Path of Exile-like, perché Diablo da usare come paragone secondo me ormai è infattibile, è una schifezza, il franchise è rovinatissimo, ma non voglio entrare nel dettaglio perché poi mi perdo. Dicevo, se siete degli amanti di quel tipo di gameplay, come il sottoscritto per esempio, non da giocarci sempre ma ogni tanto, Night Rain non fa così schifo, no, perché avere un cronometro e soppesare l'ottimizzazione di pulizia della mappa, certo, è molto distante dal game design dei Soulsborne, verissimo, ma è appagante in questa mappa che però non cambia mai granché. Ci sono cambiamenti lievi che non sempre avvengono, non capisco se sono buggati o pensati per essere mutevoli con un ciclo ridotto, però in ogni caso non è un'esperienza propriamente procedurale, che avrebbe secondo me aumentato molto la longevità del titolo. Ora, proprio perché Elden Ring è così divisivo, o si è dei doomer su questa questione o si fa del wishful thinking, tradotto: o non c'è speranza, è merda fumante, oppure ma mamma From sistemerà ogni cosa. Rischiando di finire nella banalità, direi che come per ogni questione è una scala di grigio e la verità sta nel mezzo. Non è un titolo per tutti, certo, ma nel caso in cui lo avessimo comprato, ci fosse stato regalato, il mio consiglio è quello di aspettare. Già From Software si è posta in modo più aperto del normale. Certo, non ha ancora detto nulla sull'ultra wide, ma quella è una mia questione, un mio rancore, un mio graggio nanico nei confronti di From. Non è veramente importante, puramente soggettivo, ma vediamo già che vogliono rilasciare più contenuti.
È uscita proprio oggi, 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti noi italiani, la patch, la prima vera patch, che non è che faccia granché in realtà, va a sistemare un paio di problemi che erano già risaputi da parte degli sviluppatori, che però stanno ascoltando la player base che se n'era lamentata. Vi posso riassumere più o meno così. Assieme a una caterva di bug fix e di miglioramenti alla connettività, problema veramente serio, ne parlo da giocatore con una connessione pessima, hanno sistemato anche bug all'UI, ad alcune interazioni, allo stato del sanguinamento e, cosa più importante, hanno aggiunto delle possibilità di rinascita in solo play contro i Signori della Notte e quasi, non proprio al 50%, raddoppiato il guadagno di rune in tutte le spedizioni, in tutte le modalità, che siate in coop o in solo. L'impressione è che la From non voglia abbandonare Night Rain, per quanto non sia un cavallo di battaglia dell'azienda, rimane un titolo che vogliono continuare a tenere in piedi. In primis anche perché nella Deluxe è presente il preordine di un DLC con nuovi personaggi e nuovi boss. A tal proposito devo chiedere scusa, ho fatto già un'errata corrige nella mia guida, le 10 cose da sapere quando si inizia a giocare bla bla bla, avevo detto che 2 personaggi sbloccabili erano possibili da sbloccare solo con la Deluxe, mi ero confuso perché sono un minchione, ecco, non mi posso giustificare in chissà quale maniera, ho sbagliato. Avevo letto che la Deluxe avrebbe portato altri personaggi, quindi senza entrare troppo nel merito, proprio perché me ne ero disinteressato, cioè non pensate che io sia un fanboy e nemmeno un hater, chiariamo anche questo. Se io vi sto dicendo guardate ho cambiato idea, non è che sono matto, cioè lo sono, ma non fino a questo punto. Ci sono motivazioni oggettive, ve le sto dicendo gamer to gamer, per rivalutare Night Rain. Se e solo se ci piace questo tipo di game design, non ci deve per forza piacere. Ho letto tante persone dire mi è venuta voglia di tornare a giocare a Elden Ring e Shadow of the Earth 3. Anche a me, giocando Night Rain, non per questo mi è passata la voglia di seguire Night Rain. Anzi, onestamente, dopo aver giocato un po' tutte le classi, aver battuto l'ultimo boss, aver preso un sacco di schiaffi in solo play e in coop, onestamente sono soddisfatto, non me lo sarei mai aspettato. Credevo sarebbe stato 10.000 volte peggiore di quello che è, perché partivo prevenuto. E forse è proprio questo il problema, le aspettative, in positivo o in negativo, che ci creiamo nella cultura del preordine e degli early access fatti male. Purtroppo la condizione poi è questa. Mi dovrei allungare su questi temi, forse farò un video appositamente su quello che penso rispetto allo stato dell'industria, però nello specifico Night Rain che problemi ha a livello tecnico e cosa vorrei veder cambiare in futuro. Come si è già detto, cambiamenti alla mappa. Se non vogliono introdurre una modalità proceduralmente generata, almeno beneficiare di tutti gli assets che su Elden Ring sono già presenti e che dovrebbero soltanto importare e rifare un pochino come hanno fatto da Limgrave a Limveld, e lì saremmo a posto. Poi c'è un problema grosso per me, che sono i salti. Cioè molto spesso io voglio saltare da una parte all'altra di 2 sporgenze, voglio arrampicarmi su una roccia, su una rovina, eccetera, ed è tutto buggatissimo. Cioè l'interazione per sostituire torrent a piedi è tremenda, a me proprio dà un fastidio infinito. Poi io onestamente allungherei almeno di una quindicina di minuti per fase la partita. Lo so, è un po' controintuitivo, soprattutto dopo quello che ho detto riguardo allo zoom e il fatto che lo apprezzo, però se si volesse proprio cercare di andare incontro a coloro che muovono forti critiche, il problema vero è che in solo o in coop si ha poco tempo per esplorare ed imparare senza buttare per aria tutta la run, e quindi potenzialmente più di 40 minuti di gioco, sbagliando nei primi minuti. L'essere così punitivi secondo me è anche eccessivo. Dovrebbero un po' ribilanciare come hanno inteso lo sviluppo della partita, ma non troppo, il giusto, un po' di tweaks secondo me. E invece secondo voi? Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate, cosa dovrebbero cambiare.
E per favore non dite dovrebbero cambiare gioco, lo stanno già facendo, stanno già lavorando ad altro. Se non vi piace disinstallate e andate avanti. Magari ditemi che l'avete fatto, è lecitissimo, ma rimanendo sempre nell'ottica della critica costruttiva e del buon dialogo. E ciò detto, grazie per aver cliccato sul teschietto del tiranno e aver ascoltato il mio rant, i miei pensieri a caso che continuerò a dare ogni tanto fuori dai miei formati più strutturati. Anche oggi dal canale, da Elden Ring Night Train, dalla rubrica, da quello che vi pare, Tiranno Matto out. Questo è quanto, alla prossima avventurieri ed avventuriere.